Buongiorno a tutti, benvenuti su Voce Strumento Interiore. Oggi parleremo di una cosa curiosa che riguarda la gestione della parte superiore del corpo e dell'indipendenza, la cravatta. Ultimamente sto facendo lezioni online, quindi con i miei allievi di Torino che non posso più chiaramente a causa del Covid frequentare, con alcuni di loro sono passata alle lezioni online. Ci sono pareri diversi sulle lezioni online, c'è chi le aborre, proprio le odia, e c'è chi invece le trova utili. Con la tecnologia ho scoperto alcune cose che risultano essere molto utili anche dal punto di vista didattico. Mentre io sto parlando, adesso vedrete scorrere, silenzioso ovviamente, non si sentirà l'audio di questa lezione online, ma vedrete scorrere le immagini della mia lezione con Annalisa. Le ho chiesto ovviamente di rendere pubblica questa lezione perché da questa lezione e dalla casualità che ha voluto che lei quel giorno indossasse una maglietta con una riga esattamente al centro, scoprissimo quanto può essere utile, ad esempio, una maglietta di metà di un colore e metà dell'altro per regolarsi su come stiamo gestendo la parte superiore del torace. Annalisa in questo video sta eseguendo una didattica creata da me appositamente, con cui si hanno diversi benefici. Ovviamente anteponiamo alla didattica la consonante G, che è quella G che attiva per esempio il buccinatore, ci fa sorridere ga 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 ga. Dopodiché abbiamo un legato e uno staccato, quindi abbiamo una scala 5 e un jump. Questo esercizio si fa con i pesetti, quindi pesetti da 1 chilo tenuti ad esempio in questo modo, e mi raccomando come tenete i pesetti è molto importante. Questo esercizio nasce fondamentalmente per fortificare la zona dei costali, costali esterni, costali interni e dorsali inferiori. Se noi prendiamo dei pesetti da 1 chilo e li buttiamo come se tirassimo dei pugni davanti a noi in questo modo, voi sentite chiaramente quali sono le zone muscolari che andiamo a lavorare. Quindi in questo caso Annalisa senza i pesetti sta facendo la didattica, quindi prima di aggiungere i pesetti sta lavorando senza pesetti e sta facendo questa didattica, ed io mi accorgo, perché ha una maglia con una riga verticale, che Annalisa fa una leggera torsione di questo lato, quindi vediamo la riga che non rimane perfettamente verticale ma che fa così, quindi si sposta. Ne chiedo conferma anche se sapevo già che aveva dei problemi con la schiena, lei mi conferma che in effetti lei ha una rotazione di questo tipo, cioè il suo torace tende a chiudersi in questa direzione e vediamo che quando marcia infatti l'anca che alza maggiormente è l'anca opposta. Questa maglia e questa riga verticale della maglia che mi ha fatto capire chiaramente, le ho detto, sapevo che tu avevi problemi alla schiena, ma non sapevo di che tipo. Adesso capisco che tu sposti questa parte del tuo corpo all'interno. E lei mi ha confermato che la sua fisioterapista, infatti, le dice che il suo vizio posturale è esattamente questo. Quindi c'è una parte di torace che si chiude e di conseguenza ci sarà un'anca, quella opposta, che lavora maggiormente. Quindi quando lei marcia alza maggiormente l'anca nella direzione opposta. Da questa pura casualità che è accaduta, quindi attraverso una maglia particolare, mi sono resa conto che quando io spesso dico ai ragazzi che la parte sopra, quando si sta sul palco, deve essere gestita, deve essere ferma, possiamo riprendere uno dei vecchi video che avevamo fatto in cui si parlava di strumenti che può utilizzare l'insegnante di canto, e ho scoperto il potere di una cravatta. Come fate a essere sicuri cantando, ad esempio, di stare completamente fermi nella parte del torace e di ovviamente muovere gambe e braccia senza scomporre la parte toracica? Fatevi prestare da un amico maschio, da un marito, da un compagno, una cravatta, ovviamente non stretta, non deve stringere al collo, ma se voi mettete una cravatta e la pinzate, quindi la parte inferiore della cravatta può essere inserita nei pantaloni, e voi davanti allo specchio mentre cantate fate dei movimenti, avete la preziosa opportunità di vedere tramite uno strumento esterno quanto rimanete composti nella zona toracica. Questa scoperta sarà molto utile ad Annalisa durante il lavoro perché cose che si vedono meglio con uno schermo molto grande del computer possono servire a farci capire che riferimento visivo adottare, che strumenti esterni adottare per lavorare correttamente. Questa cosa si può fare anche al computer. Il pasticcio è solo per l'insegnante che si trova ad essere speculare rispetto all'allievo. Quindi chiaramente se io faccio questo, l'allievo dall'altra parte vedrà me capovolta, e quindi non è semplice farlo capire. Ma consiglio a tutti caldamente il lavoro online, perché attraverso il lavoro online si può avere
qualcosina che spesso nella presenza non si può avere. Il video di oggi parla quindi di un semplice dispositivo, tanto sappiamo che il cantante quando canta e vocalizza, oltre a fare un lavoro magari ravvicinato allo specchio per la maschera, poi si deve allontanare dallo specchio per vedere se rispetta le posture nei registri. Abbiamo scoperto che una cravatta, una semplicissima cravatta tenuta larga al collo, perfettamente centrata come va indossata e con la punta inserita nei pantaloni, ci può rendere manifesto e più chiaro che cosa stiamo facendo col torace. Questo dunque è il suggerimento di oggi: quando lavorate davanti allo specchio e lavorate sulle posture, sulla figura intera, provate questo gioco della cravatta. Vi sarà molto più palese, vi salterà subito agli occhi se col torace state facendo un buon lavoro. Mi scuso se la scorsa settimana non ho fatto video, purtroppo sono stata presa da impegni di famiglia, ma vi rinnovo il mio impegno a farvi avere un video alla settimana. Grazie per essere stati con me sul canale Voce Strumento Interiore e di aver ascoltato questo piccolo suggerimento e questa piccola drop di voce. Iscrivetevi. Grazie. Ciao.